Un saluto a tutti gli amici delle onde radio e della natura, io sono Emilio, India Uniform 8 Quebec Tango Mike, conosciuto anche come Stendino Guys, tanti mi contattano così. Ho creato questo canale YouTube Onde Radio in Cammino per condividere le mie esperienze e i miei progetti. Come per ogni mio video, io ci tengo a precisare che non sono né un tecnico né un esperto tecnologico, creo questi video soprattutto per una memoria personale, con la speranza che possa essere d'aiuto a qualcuno. Un altro scopo di questo canale YouTube è ricevere suggerimenti e consigli da voi. Ne ho ricevuti tantissimi, sono molto felice, vi dico di nuovo grazie, perché grazie a voi veramente sto crescendo sempre di più, sto imparando cose nuove. Dopo aver pubblicato il video sull'aquilone, successivamente quello dove ho creato con una candela da scoppio una specie di scaricatore, progetto visto su una rivista molto nota, ho ricevuto molti consigli e suggerimenti, io vi dico veramente grazie e quindi l'obiettivo di oggi è di far volare di nuovo l'aquilone, provare questo scaricatore giusto così per test e soprattutto, come tutti mi avete consigliato, di usare una resistenza non induttiva per scaricare le statiche. Oggi sono vicino al posto dove ho fatto volare la prima volta l'aquilone, spero ci siano le condizioni meteorologiche adatte per farlo volare in sicurezza, questa è la prima cosa. Queste le condizioni meteo di oggi, un po' nuvoloso, il mare è abbastanza calmo, sì, qualche nuvola, però il vento sembra esserci a mio favore, non molto forte. Proviamo. E mi raccomando, anche quando fate escursioni, affidatevi sempre delle guide esperte, la sicurezza viene sempre prima di tutto. SVR sulla banda dei 20 metri 1,02, non so se si legge. Adesso provo a collegare la resistenza e controllare se cambia qualcosa. Ok, con la resistenza collegata non cambia assolutamente nulla. Ok, adesso facciamo un controllo su tutte le bande dell'SVR. Vi ricordo che l'SVR basso non vuol dire che l'antenna è efficiente al 100%. Sulla banda dei 40 metri abbiamo un SVR di 1,15, adesso è con la resistenza inserita. Sui 20 metri 1,03, sui 15 metri 1,03, 0,4 e sui 10 metri 1. 540 per il diploma 1000 miglia, chiama India 22, Florida, Oscar Sierra. India Uniform 8 Quebec Tango Mike. 540 per il diploma 1000 miglia, chiama India 22, Florida, Oscar Sierra. India Uniform 8 Quebec Tango Mike. India Uniform 8 Quebec Tango Mike. 40 per il diploma 1000 miglia, chiama India 22, Florida, Oscar Sierra. Dopo circa un'ora che sono qui non ho fatto neanche un collegamento, neanche un QSO, ho provato anch'io a chiamare qualcuno che ascoltavo ma nulla. Forse i 5 watt della radio non sono sufficienti, non lo so, sarà anche questa situazione un po' del sole, della tempesta solare, quindi la propagazione che è scarsa. Ho provato sui 20 e sui 40, nulla, però ho avuto modo di testare la resistenza che ho inserito per scaricare le statiche. In effetti con o senza resistenza il livello di SVR rimane invariato, il livello di SVR basso non vuol dire che l'antenna sia efficiente, questo lo sappiamo, quindi la lascio su. Tramite questo picchetto a vite ho sistemato sia l'aquilone che l'Unun 49A1.
il radiatore dell'antenna e il filo viaggiano insieme, qui è la resistenza. Faccio di nuovo una prova con e senza resistenza. Senza resistenza è 1,17, con resistenza inserita il valore non cambia. Ho inserito la resistenza tra il polo caldo e l'attacco per il contrappeso o la massa. Da qui parte un cavo e con un coccodrillo mi sono collegato a questo piccolo picchetto che va nella sabbia. Anche oggi condizioni ideali per far volare l'aquilone, come potete vedere lì. L'unica cosa che di contatti nulla, ma è così. Almeno ho provato questa resistenza. Adesso farò un test inserendo questo scaricatore costruito con una candela di un motore a scoppio. Bene, ho tolto la resistenza, adesso misuriamo l'SVR 1,18 e adesso proviamo con lo scaricatore fatto con una candela di un motore a scoppio. Scaricatore di statiche con la candela di un motore a scoppio collegato direttamente all'Unun 49.1, quindi cavo coassiale che va alla radio. Adesso rimisuriamo ed è un po' aumentato l'SVR 1,22. Adesso provo di nuovo senza. E senza lo scaricatore ritorna a 1,17. Quindi la miglior soluzione, come mi è stato consigliato da tutti, è usare una resistenza non induttiva. Reso conto dell'esperimento di oggi, non ho fatto neanche un QSO, ascoltavo delle stazioni ma loro non mi sentivano, ho provato a fare qualche chiamata sui 40, sui 20 ma nulla, era già prevedibile, è da qualche giorno che in effetti la propagazione è molto scarsa a causa della tempesta solare. Almeno ho fatto l'esperimento con la resistenza e con lo scaricatore homemade con una candela di un motore a scoppio. Come avete visto, la resistenza non influisce minimamente sull'SVR, sulle varie bande. Questo non vuol dire che un SVR basso è un'antenna efficiente al 100%, ma è giusto per avere un test e un rapporto se in qualche modo quella resistenza può influire o no sull'SVR. Un altro test che ho fatto e purtroppo non l'ho registrato è che in ricezione ho provato con e senza resistenza e non c'è nessuna differenza, è uguale, stesso segnale. Sono consapevole del fatto che magari qualche volta faccio qualche cosa che è scontato per tanti. A me piace sempre sperimentare. Appena la propagazione solare lo permetterà, rifarò questo test per avere anche dei riscontri in ricezione e in trasmissione. L'esperimento di oggi volge al termine. Io aspetto i vostri consigli e suggerimenti su questo video. Lo dico di nuovo, è grazie ai vostri commenti e suggerimenti che io sto crescendo molto e la cosa più bella è proprio questa condivisione. Spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto. Al prossimo appuntamento, 73 a tutti!